Crediamo che reprimere i nostri istinti sia la soluzione alla produzione e alla motivazione personale. In una società come questa, ipersessualizzata, questo può essere condivisibile per avere un maggior centro e focus nella vita giornaliera. Però è un'epoca dove la linea tra trend e insegnamento è molto sottile. Il trend è un concetto, una frase d'effetto che passa di bocca in bocca per approvazione sociale. Non è un vero insegnamento che entra dentro di noi portandoci in evoluzione. La repressione della masturbazione, intesa come tentativo di non disperdere le nostre energie, è molto più trend che un insegnamento vero. È una frase che colpisce la parte logica, intellettuale, meccanicistica del nostro cervello, non il nostro interiore. Agisce sulla parte causa-effetto. Ad esempio, io penso che se non mi masturbo ho dei benefici, che può essere aumento dell'energia generale, aumento della motivazione, aumento della forza e aumento del testosterone. Questo è legato a una causa-effetto logica fisica, non a un insegnamento che fa evolvere. Durante un periodo di repressione, queste migliorie sono migliorie che il corpo attua per rendere l'uomo più competitivo ed appetibile a livello riproduttivo. Tutte le migliorie prodotte dal corpo e dalla psiche dovuta a una repressione degli istinti aggiungono solo maggior forza alla struttura riproduttiva del nostro corpo e alla percezione di noi stessi all'esterno. Effettivamente si possono incanalare queste energie in altri ambiti e nello stesso tempo equilibrare il nostro corpo, la nostra psiche. Ma la soluzione vera è la repressione? Vediamo spesso come la repressione degli istinti può degenerare. La nostra anima si scontra costantemente con il nostro comparto naturale. Una repressione può causare una degenerazione degli istinti, può finire in distorsioni del sistema psichico inconscio, favorendo il sopraggiungere di istinti distorti, ossessioni, nervosismo, energia disequilibrata. Quello che accade appunto alla repressione sessuale religiosa dovuta al puro dogma, o il nervosismo dell'uomo o della donna che non soddisfa il suo impulso. Ciò che invece conduce alla via più giusta, la via dell'equilibrio, è immettere nella sfera delle pulsioni sessuali un senso spirituale sottile che redime e dona un nuovo volto a questo aspetto. Quando la forza dell'io accede nel corpo fisico, ogni aspetto più basso e materiale viene in un certo senso redento, portato ad un livello differente. L'impulso sessuale assume un'altra prospettiva. L'impulso sessuale viene vivificato dalla forza dell'io cosciente e può assumere un'altra forma. L'impulso non sarà più centrale e onnipresente, ma sarà circostanziale. Non assume più un ruolo protagonista, ma marginale nelle nostre nuove prospettive. Bisogna imparare a vederci con gli occhi della coscienza da una prospettiva esteriore, vederci da fuori, vedere il corpo con i suoi istinti, che però sono appunto gli istinti del corpo, non si identificano ormai pienamente con noi. È lì che l'impulso sessuale assume un ruolo marginale, quindi non ha più importanza se la masturbazione viene compiuta o meno. Sarà un atto che, pur se portato a termine, non avrà più quell'importanza che aveva prima. Sarà solo lo sfogo corporale fine a se stesso. La nostra attenzione e le nostre energie si rivolgono già ad altro. Le nostre energie non vengono disperse perché sono concentrate e direzionate su altre sfere. È come se avessimo distaccato il nostro io dal comparto puramente istintuale. Questo è redimere la materia, accettarla, equilibrare gli istinti, soddisfarli ma con coscienza. Questo in un certo senso possiamo leggerlo nella prima parte del Corpo Ermetico. Mentre un giorno riflettevo sugli esseri e il mio pensiero si era elevato e tutte le mie sensazioni si erano assopite, come avviene a chi è immerso nel sonno per sazietà, per lussuria o per stanchezza. Mi parve un essere immenso, senza limiti, parve che mi chiamasse a nome e mi dicesse: che cosa vuoi udire e vedere? Che cosa vuoi apprendere e conoscere? E chi sei tu? Dissi io. Io sono, rispose Timandro, l'intelligenza suprema. Io sono quel che tu vuoi e dovunque io sono con te. Io voglio, dissi, essere istruito sugli esseri, comprendere la loro natura e conoscere il Dio.
Raccogli nel tuo pensiero tutto quello che vuoi sapere, mi disse, che io ti istruirò. Non è dunque la repressione ad aprire le porte. Una disciplina cosciente può essere solo il primo step. Una disciplina cosciente può aiutare a sciogliere alcune forze istintive, ma non sarà la via. Quando l'io assume forza superiore, e per io si intende la parte più divina e cosciente dell'essere umano, si distacca dal puramente fisico e può agire dentro di esso, redimendo la materia, distruggendo e creando. È la sazietà equilibrata degli impulsi a guida dell'io a far capire all'uomo ciò di cui si deve nutrire veramente e non illusoriamente, di coscienza e spirito.